Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, diamo una sbirciatina al cielo di novembre. Che fai? C'hai tutti i pianeti sistemati, non lo fai? Allora, il cielo di novembre è un cielo iniziatico, proprio è un cielo iniziatico. È come mi sono scritta tutto, i transiti principali, che poi li andremo ad applicare per ogni segno zodiacale. Stiamo facendo un lavoro monumentale per ogni segno zodiacale in cui ti potrai ritrovare ad ogni passo sul sentiero della tua realizzazione piena in questo mese. Quindi il cielo che cos'è? Cioè il cielo devi prefigurartelo come una grande tela vivente che respira insieme a te. Non siete distinti, cioè, ma non separati, no? Ecco, da quello che vedo dei transiti è come se arriva un vento di verità. Boom! Cioè, è il mese in cui l'universo, la vita non accetta più maschere, ma solo autenticità. Quello che vedo dai transiti è come se fosse una sorta di raccolto dell'anima, no? Il raccolto. Cioè il momento in cui le stelle ti chiedono che cosa vuoi davvero portare con te nel nuovo mondo. Chi sta facendo la pratica dei 21 giorni questo mese sarà proprio la realizzazione di poteri e di materia. Ok? La pratica dei 21 giorni profetica. Quando la feci quella pratica la trovate sotto all'info box in descrizione per le ragazze nuove e i ragazzi nuovi. Allora, vi dico un po' quello che accadrà a livello planetario. Abbiamo Mercurio retrogrado in Sagittario fino al 19 novembre e poi passa in Scorpione. Chi è Mercurio? Mercurio è il messaggero alato, Hermes, quello che dà i sandali alati a Perseo, no? Per sconfiggere Medusa. È uno degli strumenti. Che succede? Che rallenta il suo volo nel segno del Sagittario, il segno dei filosofi, dei viandanti dell'universo, dei sognatori del vero, no? Ma è retrogrado, quindi Mercurio che fa? Non parla, sussurra, non comunica verso l'esterno Mercurio, ma dentro. Sai pure quando vengono con Mercurio retrogrado e tanto si fermano le comunicazioni esterne, vanno in tilt gli strumenti elettronici, no? Perché? Perché è all'interno che devi ascoltare. È tempo di rivedere le parole che usiamo con noi stessi e i pensieri che raccontiamo a noi stessi e al mondo. Dal 19 novembre in poi va nelle acque dello Scorpione. La mente diventa magica. Mercurio e Scorpione, la mente diventa magica, divinatoria, capace di vedere oltre il velo. E in questo passaggio la parola diventa la cura, i mantra. In principio fu il verbo, poi il verbo si fece carne, la parola crea. E quando pronunciate i mantra, voi avete immediatamente a disposizione informazioni che la vostra mente razionale non conosce e si attivano portali interni, intuizioni, espansioni. Quindi è un ottimo momento per intensificare le pratiche spirituali. Non per decidere in fretta, ma proprio fare questo. Ogni parola pronunciata in questo momento è un incantesimo, quindi scegliete bene la direzione del vostro respiro, della parola. Pronunciate i mantra, fate le pratiche. Lo so che lo state facendo. Lo dico per le ragazze nuove di concentrarsi sulle parole, la parola crea. Poi abbiamo Venere in Bilancia fino al 6 novembre e poi passa in Scorpione. Venere che danza nella bilancia è proprio i colori dell'armonia, no? Il dialogo, il compromesso gentile. Poi, quando il 6 novembre si immerge negli abissi dello Scorpione, che succede? Che l'amore non vuole più apparire perfetto, vuole essere vero. Non perfetto, vero. E quindi che succede? Che le relazioni qua diventano intense, diventano magnetiche, diventano trasformative. Ogni legame che avete in superficie si scioglie come neve al sole.
Questo è il tempo dell'alchimia del cuore, cioè morire un po' per rinascere 2 volte più vivi. Cioè Venere Scorpione ti chiede questa cosa. Sai davvero unire la tua anima a un'altra senza perderti? Vittima, mago, no? In questo caso l'amore si fa sacro, purifica, svela, rinasce, no? E poi abbiamo Marte in Sagittario, 5-6 novembre, Marte, Ares, dio del fuoco, dell'azione, del combattimento, accende il suo arco nel Sagittario, no? Allora, qua io vedo spinta a muoversi, a viaggiare, a fare, a osare. Ma attenzione, questo è un fuoco iniziatico però, non impulsivo, cioè l'universo ti dice non agire per reagire, agisci per creare, non vittima, impulso, mago. Marte in Sagittario qua ti apre le strade del coraggio spirituale, cioè la possibilità di incarnare la tua visione e di difendere quello in cui credi. Questa è l'energia del guerriero di luce, che sa che ogni battaglia esteriore è solo il riflesso di una battaglia interiore già vinta. Poi abbiamo Giove sempre in Cancro, entra retrogrado l'11 novembre. Che vuol dire? Giove, il grande benefico, colui che espande, benedice, entra retrogrado nel grembo del Cancro. E qua il gigante buono di Giove che cosa fa? Non promette ricchezze esteriori, ma nutrimento interiore, che è alla base per ogni ricchezza esteriore. Quindi ti chiede una cosa, ti chiede, ti stai prendendo davvero cura di ciò che ami? Perché sarà il tempo di riscoprire la casa interiore, la famiglia d'anima e la dolcezza del rallentare. Cioè, tutto quello che è cresciuto troppo in fretta fino a questo momento adesso va riportato al cuore. Giove retrogrado mica toglie, protegge, cioè raccoglie i semi e li custodisce. Perché? Perché la fioritura che verrà sia più vera, più forte, più tua. Ok? Poi abbiamo Saturno rimane retrogrado nei pesci. Cosa significa? Saturno, maestro, signore del karma e del tempo, danza ancora all'indietro nelle acque del pesci. Che significa? Revisione karmica, revisione profonda, revisione silenziosa. I sogni si misureranno con la realtà e la realtà si lascia permeare dal sogno. Saturno in pesce è il custode del rito quotidiano, cioè ci insegna che la spiritualità non vive nei templi o nelle chiese. Noi lo sappiamo bene nella nostra famiglia, però lo insegna a livello collettivo. La spiritualità vive nei gesti semplici. Come vi dico sempre, la spiritualità è un empirismo radicale quotidiano. Ecco cosa ci ricorda Saturno in pesci. E siccome questi pianeti sono lentissimi, no? Per passare prima a un altro segno, ti ricorda proprio, te lo fa radicare il fatto che la spiritualità è un empirismo radicale. Cioè, ogni tazza di tè che prendete, ogni parola gentile, ogni respiro consapevole è yoga, cioè preghiera. Questo transito ci mostra che la vera disciplina è la dolcezza. Cura, ok? Poi abbiamo Nettuno retrogrado in pesci. Nettuno, Poseidone. Vi ricordate la storia di Poseidone e Minosse? Sempre là andiamo a sbattere. Finché non ci abbiamo la resa. La resa. È come se il velo tra i mondi si assottigliasse sempre di più. Le intuizioni aumenteranno, i sogni diventano oracoli, messaggi e le sincronicità che vedrai parleranno chiaro.
L'unica cosa, attenzione perché con Nettuno retrogrado in pesci anche le illusioni possono travestirsi da verità. Cioè, Nettuno retrogrado ti chiede discernimento. Non tutto ciò che luccica è luce, ma tutto ciò che tocca il cuore è reale. Questo, ragazzi miei ragazzi, è il tempo dei mistici, dei poeti, degli artisti, tutti coloro che si risvegliano alla nuova vita. La seconda vita è la vera vita. Tutto il secondo è il vero. Gesù è morto risorto per farti capire che la vera vita è la seconda. Anche nel film Matrix, il protagonista che si chiama Neo ti fa capire che inizi a vivere quando muori. Muori alla vecchia realtà di vittimismo, di separazione duale e rinasci nell'unità. Quindi è il tempo dei mistici, dei poeti, degli artisti, ma anche con la retrogradazione il tempo per depurare la mente da ciò che confonde e tornare all'essenziale. E poi abbiamo tra i miei preferiti, Plutone in Acquario, da buon Acquario, abbiamo questo Plutone in Acquario, il signore delle profondità. Plutone adesso porta la rivoluzione della coscienza collettiva. Plutone in Acquario per i prossimi 17 anni, rivoluzione, 17 se non sbaglio, sì, comunque è lungo, rivoluzione della coscienza collettiva. Ci dice questo: il potere non è più di chi domina, ma di chi evolve, di chi si risveglia, dei mistici, degli artisti, dei poeti è il potere. Questo è proprio il transito per i prossimi 17 anni che risveglierà i visionari, i guaritori, i creatori del futuro antico, un futuro che parla la lingua della libertà, della fratellanza e del servizio. Plutone in Acquario distruggerà tutte le vecchie strutture del pensiero, la mente duale che divide e separa giusto sbagliato, meglio peggio, invisibile visibile, umano divino, migliore peggiore, vantaggio svantaggio, tutti, maschile e femminile, distrugge. Perché? Per permettere al cuore collettivo di rinascere. Questo è il tempo, mi viene a dire, dei nuovi sciamani digitali anche, delle anime che non cercano seguaci ma cercano risvegli. C'ho i brividi mentre ve lo dico. È proprio colui che si mette al servizio, ok? Poi abbiamo la super luna piena il 5 novembre in Toro. Madò, che mese, guarda. Ma non solo, saranno i prossimi 20 anni così meravigliosamente eroici. Allora, è la luna del radicamento sacro, ci dice: non puoi evolvere se prima non ti incarni. Che vuol dire? Se prima non muori, poi rinasci. Allora, che ti dice questa luna piena? Sull'asse Toro-Scorpione, no? Senti il corpo è il tempio dell'anima. Senti il corpo. Vi ricordate della danza del piacere? Abbiamo messo Gauri Gandhari, Gauri Gandhari, Gauri Gandhari, piacere stare nel corpo, sentire il corpo. Onora la materia è manifestazione dello spirito, soltanto che viaggia a frequenze diverse, per questo la vedi densa, ma è sempre spirito. Benedici la tua vita quotidiana come fosse un tempio, ti dice la luna piena. Questa luna chiuderà un ulteriore ciclo karmico potente e aprirà un portale di guarigione tra l'anima e la terra. Questo è il momento perfetto per liberarsi dal superfluo, per ringraziare ciò che è stato e dire: sono pronto a vivere il mio cielo sulla terra. Sapete che noi in alcune preparazioni dello Shamanic Yoga Leap, il viaggio sciamanico, nelle preparazioni dei 40 giorni prima facciamo, in alcune volte, lo facciamo sempre, diamo
regaliamo o vendiamo o buttiamo delle cose che non servono più per fare spazio, no? Un po' di feng shui, insomma. Allora, quando lasci andare un oggetto che magari sta lì da anni, sta là, inutilizzato, però tu ce l'hai là, però quello occupa spazio e non permette al nuovo di entrare. Allora magari quando lo devi dare, o lo devi vendere, o lo devi regalare, o lo devi buttare, insomma, ti ricordi che sta là e ti dispiace. Ok, come facciamo questo rilascio? Guardiamo l'oggetto, contempliamo l'oggetto e le emozioni che ci dà in quel momento l'oggetto. Lo ringraziamo, io ti ringrazio per essere stato con me questo tempo. Adesso ti lascio andare. Sabbe satta sukhi hontu. Il rituale della prosperità, no? Possano tutti gli esseri essere felici. Lo trovate sempre nella playlist Meditazioni guidate, Sabbe satta sukhi hontu. Allora in questo modo arriva la pace da quell'emozione che stai provando e dai via tranquillamente l'oggetto per far spazio al nuovo. E chi si purifica in questa luna risveglia un nuovo livello di magnetismo, di pace e di abbondanza. Vi propongo questo, fate per 3 giorni, dai 3 ai 7 giorni, durante la luna piena, cioè qualche giorno prima, qualche giorno dopo. Lo potete fare durante il mese, perché l'influenza della luna è tutto il mese, no? È l'asse luna toro scorpione. Date un oggetto o 2 oggetti al giorno, ok? Concentrandovi sull'emozione che vi dà quell'oggetto, lo mettete davanti lì, un minutino basta, pure 40 secondi. Scegliete questo oggetto che dovete dare, regalare, vendere, buttare, insomma, quello che sentite. Contemplatelo, respirando profondamente. Allora, qual è l'emozione che vi provoca quell'oggetto in quel momento? Solitamente dolce tristezza, sicuramente, perché dà l'idea dell'impermanenza, no? Che tutto è impermanente. Allora, dea della dolce tristezza, ho fede in te, ho fede in te, grazie che sei qui con me, ho fede in te. E poi dice all'oggetto, sabbe satta sukhi hontu, prendi, lo incarti e lo regali, o lo dai, o lo metti su Vinted, insomma, capito? Quindi andiamo a vedere adesso cosa ci dicono le carte. Voglio mettere gli oracoli su questo. I miei bisturi preferiti, Sefirion, ci voglio mettere i Sefirion, vediamo un po' che cosa ci esce. Mettiamo anche l'Angelion, vediamo. Allora, novembre 2025. Qual è il messaggio dello spirito? Degli spiriti, perché quando parliamo di divinità è da intendersi sempre il tutto nella parte, la parte nel tutto, no? La molteplicità. Per la nostra famiglia, il messaggio per le mie sciamane, i miei sciamani, qual è il messaggio? Non ci credo, l'ho sbirciata, l'ho vista! Te, carta canta, il regno della chiara luce! Sì, te l'ho detto! Che cosa vi ho detto? Chi sta facendo la pratica dei 21 giorni avrete delle cose pazzesche. Ci siete arrivati. È la manifestazione delle pratiche. Regno della chiara luce. Regno della chiara luce. Sapete, no, come funzionano i Sefirion? Lo dico per le ragazze nuove. Qua abbiamo il regno gregorico, il regno delle ombre, della vittima, delle paure, dei compromesso anima-mente. Il regno delle ombre, il regno intermedio. Stiamo uscendo via dalla melma melmosa della mente razionale, delle paure degli attaccamenti. E il regno della chiara luce è l'adempimento, è la bellezza, dalla vittima al mago. Il regno dell'Angelion invece sono dei messaggi spirituali che è al di là di questi regni qui, quindi è come se fossero più oracolari, no? In questo senso. E servono spesso a rinforzare il messaggio di queste carte. Oh, io li ho messi, li ho battuti adesso, solitamente sapete che non li batto tutti insieme, però volevo vedere che usciva. Regno della chiara luce, ragazzi, ci siamo. Allora, vediamo che cosa ci dice.
Qual è la carta del regno della chiara luce? Vedete a cosa serve tutto il lavoro, la pratica, disciplina, lavoro, pratica, disciplina. Prima o poi i frutti ci sono, per forza, no? E dagli, e dagli, e dagli, e dagli. Allora, vediamo qual è la carta del regno della chiara luce per novembre. La prendo io. Eccola qui. Vediamo. Mi sto alzando in piedi, la trascendenza! Fantastico! Mo bianco, mi sto emozionando. La trascendenza, il Dharma, il Dharma, il Dharma. È bellissima questa carta, ragazze mie. Mamma mia, mamma mia. Hai tutti i tuoi avi, tutti i tuoi antenati che stanno facendo sbocciare la tua rosa. Cioè, hai tutti gli avi, gli antenati. Vi rendete conto tutti i meriti che avete dedicato agli antenati per le vostre pratiche spirituali? Guardate come ti sono... Vieni che ti prendo io e ti è morto su. Cioè, il Dharma è la trascendenza, nel senso sei esattamente nella tua missione. Non ci sono dubbi, non ci sono, la mente non prende più il sopravvento. Per tutte voi e tutti voi che state praticando con amore e disciplina, questo è il risultato. Per tutte voi che ancora non avete iniziato a praticare, significa che a livello collettivo il cielo sostiene il risveglio planetario. Quindi, prima inizi, meglio è. Più godi, prima inizi, più godi. Bellissimo. Io ti voglio leggere questa carta perché, guarda, te la voglio leggere dal libro dell'autrice proprio per farti capire. Allora, Sephirion, l'oracolo del nuovo tempo. Allora, guarda, il Dharma, il Dharma, il Dharma. Mamma, che bella sta carta. Dove sta? Dove sta? Aspetta, che mi sa... Allora, aspetta, perché sta all'interno... Aspetta. Guarda. Allora, è collegata insieme alla rosa bianca e alla rosa nera, no? Guarda cosa dice sulla rosa bianca. Allora, guarda, leggi. Qua. Vabbè, ti leggo io, se altrimenti non riesco ad andare avanti. Rosa bianca. Hai concluso un ciclo, hai portato a compimento, avrai la nuova dimensione. Cioè, la nuova dimensione. Cioè, è una metamorfosi nella nuova dimensione. Allora, qua dice, la carta è ok, rappresenta la definitiva sublimazione e metamorfosi, il risveglio della chiara luce, la realizzazione rubedo, il Dharma compiuto. Cioè, allora, io veramente, qua dice poi l'avvenuta realizzazione di una nuova dimensione del Dharma. Ragazzi mie, cioè, è più facile a sentire quello che vi dico che a leggervelo. Ok? Allora, e mo che iniziamo le masterclass. Allora, vediamo un po' cosa dice lo sciamano. Allora, vediamo sul Dharma. Vediamo qual è il potere integrato a questo punto. Potere integrato. Il potere integrato, o la possibilità di integrare questo potere per chi è all'inizio del percorso, ok? Il potere che uscirà.
la capacità di vedere che gli ostacoli sono delle opportunità, la capacità di riconoscere l'imbroglione sacro, il coyote. Qual è il potere che viene integrato? Riconoscere che tutto è una espressione del Dharma e del karma. Cosa voglio dire? Sai il mito di amore e psiche? Ve ne ho parlato bene nel video Cos'è la mente, no? E anche sul video dell'abbondanza proibita. Allora, psiche e amore, va bene? Le prove che psiche affronta durante le sue vite, l'incarnazione psiche e anima siamo noi, no? Amore è dall'altra parte del velo. Quando psiche, l'anima, perde la fede perché mette in mezzo la lama della mente razionale, dovrà vivere delle prove durissime in cui si sentirà vittima degli eventi, additerà le altre persone, è sempre a me, tutto a me. Ok, a un certo punto che succede? Che psiche capisce che le prove gliele sta mandando il Dio amore e quindi come le sciogli? Come li sciogli le paure e gli attaccamenti che ti separano d'amore? Integrando tutte le prove dicendo Uketamo, Dio della tristezza che sei qui con me, grazie, voglio essere all'altezza. Dea dell'abbandono che sei qui con me, grazie che sei qui, voglio essere all'altezza. Una persona mi taglia la strada, Uketamo, Emao, ok? Tu integri tutto questo, ma sai che vuol dire? Che forse ci abbiamo messo milioni di anni per arrivare a questo punto, cioè milioni di anni per arrivare a questo punto, ma stiamo scherzando. Per capire che l'esterno non esiste, che le prove sono tutte atte a forgiare l'arma spirituale, perché qua sopra se no non ci arrivavi. Sopra a livello di coscienza non ci arrivavi, cioè, che vuol dire? Che vuol dire salire sopra a livello di coscienza? Se c'hai zavorre che ti tengono sotto, cioè, se un pallone deve andare su, non può esserci una zavorra che lo tiene. Quindi tutto il lavoro che avete fatto e state facendo è servito a smantellare le zavorre. Leggerezza, leggerezza. Mi spiego? Quindi arriva uno che ti taglia la strada e ma oh meraviglia! Non più né male né bene, né giusto né sbagliato. Ok, ha integrato un pezzo di karma, togli una zavorra. Tipo, succede qualche cosa, ho una sintomo, ho mal d'orecchio. Mannaggia, ma forse dovevo andare col cappello, forse è stato quel problema, mannaggia. No, ma oh meraviglia, sento il dolore, al di là se mi prendo la medicina o meno. Io dico sempre, le medicine vanno prese laddove è necessario. Che siano naturali, che siano allopatiche, quello è un rito la medicina, al di là poi se scegliete di prenderla oppure no. Quindi vedere il dolore, una sintomatologia come ma oh meraviglia, sto forgiando le armi spirituali per essere leggero, per andare su, 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 ok? Voglio dire, ci abbiamo messo eoni di tempo, questo è il tempo in cui ci siamo arrivati. Bene, allora, vediamo l'archetipo. Qual è la forza archetipica dunque che viene integrata? La forza archetipica che viene integrata. Il Messia. Il Messia. L'energia cristica. Il Messia. Cioè, ditemi se non è una carta pazzesca. Serve gli altri esseri umani con umiltà. Qual è l'energia che viene integrata? Vi metterete al servizio degli altri, del collettivo. Video abbondanza proibita, ragazze e miei ragazzi, video abbondanza proibita, lo trovate sull'arte sciamanica. Vi metterete al servizio, più vi date più ricevete. L'energia che viene integrata è il Messia, l'energia cristica. Boh, non so, io non so se devo mettere altre carte qua. Se mi hanno soddisfatto, sì, dai. Mettiamo una di queste, dai, l'ultima. Vediamo. Un secondo. Tutto questo per chi sta praticando e per chi vuole risvegliarsi veramente. Altrimenti il terreno è fertile per chi lo vuole fare, il risveglio. Cosa vuol dire? C'è libero arbitrio. Ma in cosa consiste il libero arbitrio? Ve l'ho spiegato nella favola di potere della dea Nyx. Cos'è il libero arbitrio? Te lo spiego subito. Molto semplice. Dipende come scegli di approcciarti agli eventi che arrivano. Perché gli eventi, il tuo destino in qualità di talenti, di cose che devi sviluppare, è già prestabilito, non fa una virgola, è già prestabilito, quelli sono.
quelli sono, è immutabile, il destino è immutabile in qualità di talenti che devi sviluppare, capacità che devi sviluppare, soprattutto paure, attaccamenti e resistenze che devi sciogliere. Quello è immutabile. Poi cambiano i personaggi, oppure sono gli stessi intercambiabili. Magari tua madre di adesso era la tua migliore amica di prima. Cioè, ok. Quindi il destino è immutabile in tal senso, ma c'è il libero arbitrio. Che vuol dire? Come ti approcci agli eventi che arrivano per realizzare le tue doti e per sciogliere paure, attaccamenti e resistenze. Se ti approcci con no, mannaggia, oddio, tutto il mondo addosso, speriamo, sono sempre sfigato, così, se ti approcci così ripeti, fino a quando dici, ok, mo ci provo. Allora, gli eventi che mi arrivano, io dico, ma oh meraviglia, qualsiasi evento sia, da uno che mi taglia la strada, a incontro una mia carissima amica, mi viene il mal d'orecchio, sempre ma oh meraviglia. L'asticella non è più un pendolo, no, che oscilla tra dolore e noia, come diceva quel pazzo di Schopenhauer, fantastico, ma è sempre un equilibrio costante, al di là il piacere in moto, no? Ho scritto tutto attaccato in moto, è il piacere che non è più influenzabile dalle fluttuazioni della vita, è sempre presente. Allora come scegli di approcciarti agli eventi? Con o meraviglia o con vittimismo? Quindi questo è il tuo libero arbitrio, non ne hai altri. Questo è il tuo libero arbitrio, perché siamo qui per sviluppare doti, capacità e talenti con questa clausola, superando paure, attaccamenti e resistenze. A che cosa? All'amore, al Dio amore che sta dall'altra parte del velo, sono eoni di tempo e dice ma questa non si sveglia. Sono io che gli ho mandato quello che gli ha tagliato la strada, sono io che gli ho mandato il mal d'orecchio, sono io che gli ho mandato... Ora, come scegli di approcciarti? Questo è il libero arbitrio che puoi usare, che devi usare, visto che il terreno è favorevole. Ok? Andiamo adesso, vediamo l'ultima carta dell'oracolo. Realizzazione, cioè vi rendete conto? Faccio un applauso, anzi fammi, dove sta la cosa qua? Dove sta? No, quanto serve questa cosa? Non c'è mai, non c'è la trombetta, non c'è, ok, non c'è la trombetta, realizzazione. Non hai bisogno dell'approvazione di nessuno per perseguire e realizzare il tuo scopo. Abbraccia il tuo viaggio unico e fidati che ti sta conducendo dove devi andare. E che cosa ti ho detto col Dharma? Sei già dove devi essere. Sei già dove devi essere. Questo è il mese di grande realizzazione dell'anima. Per chi sceglie di guardare le cose da un'altra prospettiva. Numero 12, l'appeso. Uno mi taglia la strada, mannaggia quello che... ma oh meraviglia, cambio prospettiva. Allora si realizza l'energia cristica all'interno e a piena realizzazione. Ok, io ragazze mie, ragazzi, niente, mi vado a fare una bella doccia, dopo che mi sono accaldata. Adesso che usciranno i segni, mi raccomando, guardateli, rivedeteli i segni durante l'arco del mese. Lo so che tutte voi lo fate già, la maggior parte, per seguire proprio il sentiero, no? Il sentiero magico dell'appunto realizzazione. Il rituale della buona riuscita per ogni segno, inseritelo nella pratica dei 21 giorni. Chi non la vuole ancora fare, la pratica dei 21 giorni, non importa, seguite il rituale della riuscita, soprattutto per chi ha le prime armi. E niente, ragazze mie, ragazzi, sono fiera di voi, fiera, bellissimo, stupendo, brave, bravi, bravissimi, bellissimo. Detto questo, io ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.